Ciao ragazzi, siamo in un nuovo Cyberlab. In questo Cyberlab parleremo di come pubblicare il codice che abbiamo compilato con Gemini 3.1 la scorsa volta. Se non ve lo ricordate ve lo metto qua. Quindi questo codice lo andremo a pubblicare sul mio sito che è oscarcosimo.com e vedremo come fare con un Cloudflare Workers o Compute. Vediamo un po'. Quindi adesso c'è la sigla del Cyberlab e poi tutti qua che andiamo a pubblicare il sito. Sigla. Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie Cyberlab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyberpratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Bene carissima ciurma, eccoci qua e facciamo i pirati come si deve adesso, perché andiamo a pubblicare per la prima volta il codice che abbiamo compilato con Gemini 3.1. Se non ve lo ricordate, ora ve lo faccio vedere. Comunque l'abbiamo compilato in questo video qua e lo vediamo subito. Eccoci qua, questo era il codice di Gemini 3.1. L'anteprima è questo e il codice è questo. Ora, cosa andiamo a fare? Semplicemente CTRL A e CTRL C, lo copiamo così com'è, anche perché ti fa tutti i commenti in italiano. Andiamo a vedere, io mi sono già aperto nel mio Visual Studio Code la mia cartella in locale che si chiama oscarcosimo.com. Praticamente ti fa open folder e selezioni la cartella dentro il disco fisso locale. Eccola qua, oscarcosimo.com. Ci aggiungiamo casomai una nuova cartella e la nominiamo Oscar Code. Eccoci qua. Ok, quindi Oscar Code, ci andiamo a fare un nuovo file, lo chiamiamo index perché comunque sì, facciamo HTML. Bene, e questo è il codice, insomma. Non utilizziamo Copilot perché sennò ci fa un po' un disastrino. Facciamo CTRL V e cogliamo il codice che abbiamo copiato da Gemini. Ok. Lo salviamo, CTRL S oppure Save. Ok, dovrebbe funzionare così com'è. Ora, ce l'abbiamo locale ed è un buon backup, nel senso ce l'abbiamo come backup questo. Se poi lo vogliamo caricare con un FileZilla dentro un hosting, questo è un altro discorso. Noi adesso andiamo a vedere come poterlo pubblicare anche con Compute o Workers. Allora, io sono già nella home page di Cloudflare, nella Compute e Workers and Page. Allora facciamo nella home page, facciamo create application e quindi facciamo upload your static file. Allora nella dashboard di Workers upload your static file, andiamo a caricare il file che abbiamo creato nella nostra cartella con Visual Studio Code, che sarebbe oscarcode index.html. ok, facciamo un deploy. Ora sta caricando il file dentro il sistema Workers. Ecco, a questo punto questa pagina è già visibile, solo che ce la mette in un sottodominio di Workers, è gratuito, ovviamente questo sottodominio la mette già in un sottodominio, eccola qua, la mette già in un sottodominio di Workers. Io non ho ancora modificato, ne modificherò poi questi collegamenti, i menu, le varie cose, anche c'è sotto la mail, eccetera, la mailing list. Si andranno a modificare più avanti, nel senso che questo è solo un HTML di vetrina che l'abbiamo già su questo indirizzo. Ecco, se vogliamo
collegarlo al dominio mio di oscarcosimo.com come volevo fare prima. Semplicemente dalla pagina di overview, dalla scheda di overview, si va a cliccare questa cosa qua, connect a custom domain or use your domain to serve your worker for a professional appearance, ovvero andiamo ad aggiungere il dominio nostro, che è questo custom domain oscarcosimo.com. ok, ecco, magari mettiamo il sottodominio come abbiamo fatto la cartella di là, mettiamo il sottodominio qua, lui lo andrà a creare dentro il nostro dominio automaticamente, ed ecco che appare questo dominio. Gli dobbiamo dare qualche secondo per collegarsi, anzi no, è già collegato, eccolo qua, oscarcode.oscarcosimo.com, e qua siamo già online col sito dentro al worker. Praticamente è un redirect di questo sito qua, rimane visibile in tutti e due i siti ovviamente, e questa è la pubblicazione di un worker con un HTML diciamo base normale. Poi dopo bisogna andare a creare tutti i menu eccetera, collegarli al canale di YouTube e queste cose. Però noi da zero abbiamo già pubblicato questa pagina vetrina con un worker di Cloudflare completamente gratuito, mi raccomando, perché poi Cloudflare ti dà, se non mi ricordo male, insomma 100.000 accessi al mese, ogni mese si rinnovano, e poi ti fa decidere se tu vai oltre quei 100.000 accessi al mese, se hai un server tuo, gira praticamente il dominio sul tuo server che hai, quindi sul tuo hosting. Questo è tutto. Questo è Cloudflare Workers. Abbiamo visto Cloudflare Workers, come usarlo, abbiamo visto più o meno come usarlo, le cose basi, abbiamo visto Visual Studio, abbiamo visto Gemini 3.1, e questo è il risultato non spendendo €1 fino a qua. Poi se si vuole scalare, come abbiamo detto prima, serve un'infrastruttura un po' più adeguata, però se vuoi fare una pagina vetrina, eccoti qua il percorso che puoi fare. Bene, io direi di tornare a noi, che qua l'abbiamo visto. Poi comunque qua sul Workers andate a smanettare un pochettino, insomma ci sono altre impostazioni che potete attivare, ci sono i bindings di vari servizi di Cloudflare che ti offre, perché Cloudflare ti offre anche un servizio di database, un servizio di storage eccetera. Poi qua avete le metrics, insomma quanto traffico ricevete sul vostro dominio, sottodominio eccetera. E questo è tutto, torniamo a noi. Allora, eccoci, cosa vogliamo di più? Tutto gratuito, più o meno, Visual Code è gratuito, Gemini non è proprio gratuita, ma Cloudflare Workers e l'hosting in quel caso è gratuito fino a un 100.000 visite richieste al mese. Non mi ricordo se sono 100.000 o un milione, credo 100.000. 100.000. Ok, volevo solo farvi vedere cosa è stato creato alla fine, la pagina che è stata creata, quindi andiamo un attimo a vedere. Eccoci, questa è la pagina creata alla fine di tutto il procedimento. Vedete, ho aggiunto link per l'iscrizione, insomma, del mio canale, che ti porta all'iscrizione. Vuoi iscriverti e tu fai iscriverti, ok, il mio canale. Bello perché il link, se vedete sotto in basso, c'è il canale e poi il punto di domanda su Confirmation 1, che è quello che ti porta a questa mascherina qua che ti dice vuoi iscriverti, e tu ti iscrivi. E poi
ok, link al canale anche qua, ok. Poi ho messo i video qua sotto direttamente dal canale con le API di YouTube, quindi è un sistema con le API, bisogna fare un APK, YouTube V3, le API. E questo è, ho deciso di fare 3 video, avrei potuto farne 4, 5, 6, insomma, e poi c'è il link, vedete tutto sul canale, c'è il collegamento al canale ovviamente come prima, per andarli a vedere. Questo è quello che è stato fatto. Inoltre ho aggiunto, piccola chicca, la newsletter. Se voi non sapete come fare le newsletter, ovviamente è un po' complicato farle nel proprio server, nel senso è meglio affidarsi a siti esterni. Io vi consiglio un servizio che si chiama follow.it, ed è completamente gratuito, non avete limiti di iscritti o di mail inviate, eccetera. Vi dà una maschera come questa, dove voi qua inserite l'email e insomma, e cliccate su inviare la newsletter, vi dà già un codice per una maschera già pronta quando voi andate a crearla nel loro sito, e praticamente inviano la newsletter con delle pubblicità, e questo è il sostenimento per loro. Però funziona, perché comunque non hai limiti, non hai altre cose come invece ti danno altri servizi che hanno magari limiti di 300-500 iscritti, oppure poi dopo devi pagare. Invece questo rimane gratuito, ma inviano periodicamente anche delle pubblicità, insomma, non periodicamente, ma nella propria newsletter, e si finanzia così. Qui sotto ho inserito i link per i social, ed è tutto qua. E questo è alla fine modificato. La creazione è stata modificata, la creazione di Gemini 3.1 è stata modificata così. Come vi sembra? Qua anche il numero di iscritti, che adesso siamo in pochini, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Il numero di video che ci sono, il numero di visualizzazioni anche, prese sempre anche queste dalle API di YouTube. Con JavaScript dovreste un po' informarvi come fare, insomma. Comunque, se non ne siete tanto capaci, c'è anche l'intelligenza artificiale che vi può aiutare a farli, perché comunque sono degli script JavaScript, insomma, non ci metterete tanto a farli. Questo è, niente, come vi è sembrato il tour guidato del codice. Poi quando volete aggiornare su Cloudflare Workers dovreste fare sempre lo stesso procedimento, deploy, eccetera eccetera eccetera. E qui ci siamo. Se avete qualche domanda, vi ricordo, sono qua, mettetele nei commenti. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, perché così cresciamo e possiamo fare anche più video di questo tipo, dove vi spiego in dettaglio le cose anche tecniche. Poi vi ricordo che poi Cloudflare è un marchio registrato, è una società privata. Visual Studio Code è un software, diciamo, open source di Microsoft, e mentre Gemini è di Google. Detto questo, ragazzi, alla prossima, ciao ciurma, mi raccomando, state sempre attenti, perché gli hacker sono ovunque e voi dovete difendervi. Attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.